Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato all'aerodinamica. Vedremo di che cos'è una valvola di smorzamento, di sovrappressione anti-shock. In questo caso la utilizzeremo per motori idraulici. Quindi vedremo cosa sono queste valvole, quando e perché è necessario utilizzarle, come utilizzarle, cioè come collegarle all'attuatore o al motore, e poi vedremo un esempio una simulazione con il software Fluidesim. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Utilità e campi di applicazione di questo tipo di valvole. Sono chiamate anche valvole anti-urto. In un impianto oleodinamico è un dispositivo di sicurezza fondamentale per proteggere cosa? Componenti del circuito da cosa? Da picchi di pressione improvvisi ed estremi, che si verificano in tempo imprevisto, anche in millisecondi. La valvola è realizzata come blocco con due valvole di massima pressione con scarico incrociato. Funziona come un airbag per il sistema, intervenendo rapidamente quando forze esterne o inerzie del carico generato generano pressioni superiori a quelle di esercizio. Quindi evitano la rottura di tubi, guarnizione o il danneggiamento del motore o del cilindro. Il suo funzionamento si basa sulla dissipazione dell'energia cinetica e sulla limitazione rapida della pressione nel circuito. L'uso è fortemente raccomandato vicino all'attuatore, non montarlo lontano, per limitare perdite di carico ed ottenere un funzionamento più rapido possibile. Campi di applicazione in cui la loro installazione è necessaria. Non sono tutti i campi, ne ho scritto solo qualcuno. Quello in particolare che vedremo nel video sono motori idraulici, per l'arresto e l'immersione di rotazione, specialmente se il carico è dotato di forte inerzia. Consigliato anche per cilindri su macchine in movimento terra, su bracci di escavatori, ad esempio, su pale caricatrici o lame spazzaneve, per proteggere la struttura quando la lama incontra un ostacolo, e anche per sistemi di sterzo idraulico, salvaguardare il cilindro di sterzo da impatti sulle ruote. Ecco, veniamo al nostro esempio, valvole anti-shock e motori idraulici. Perché? Quando un carico pesante in movimento si arresta, per inerzia tende a rimanere in movimento e a tenere in rotazione il motore. E così il motore lavora come se fosse una pompa, mettendo in depressione il ramo A e in pressione il ramo a destra e il ramo B, provocando così pericolose sovrappressioni, provocando pericolose sovrappressioni, in quanto entrambi i rami sono sezionati, cioè sono isolati fisicamente mediante la valvola C43 che vediamo di distribuzione, e sono isolate dal resto dell'impianto. Quindi l'olio in pressione da qualche parte deve sfogare. Dov'è che sfoga? Sfoga, siccome non c'è via di uscita, perché non può ritornare al serbatoio, allora continua a circolare creando una sovrappressione sul ramo B. La valvola anti-shock assorbe questo colpo di pressione proteggendo il motore, insomma un eroe. Come la montiamo questa valvola anti-shock? La valvola anti-shock, come vediamo, ha due ingressi, due bocche che si chiamano V1 e due bocche che si chiamano V2. Allora, una delle due bocche, V1 e V2, cioè una delle due coppie, devono essere collegate all'alimentazione o all'attuatore. Di conseguenza, se il V1 e il V2 li abbiamo collegato all'alimentazione, il V1 e il V2 vanno collegati all'utilizzo e viceversa, cioè non è che se la giriamo succede qualche cosa, sempre V1 e V2 rimangono. Per quanto riguarda 1 e 2, sono delle viti di regolazione per fare in modo da regolare la pressione sui due rami. La regolazione 1, come possiamo vedere dalla figura, regola la pressione in V2 e la 2 invece regola la pressione di massima sulla porta V1. Vediamo l'ultima slide. Quindi il comportamento della valvola anti-urto, anti-shock nel circuito. Qui abbiamo, questa è la nostra valvola anti-urto collegata nel nostro circuito pneumatico. Siamo in fase motore fermo.
Mettiamo il caso che abbiamo azionato la nostra valvola di distribuzione in modo tale che ci sia un senso orario. Possiamo vedere che qui abbiamo la mandata dell'olio, quindi entra nella pompa nel motore ad alta pressione ed esce a bassa pressione e ritorna allo scarico, quindi la valvola non interviene. Nel caso opposto, senza antiorario, succede esattamente la stessa cosa. Questa è l'entrata dell'olio in pressione che mi trasforma la pressione in movimento rotatorio ad alta coppia e bassa velocità all'interno del motore e qui esce il mio fluido in pressione più basso e va allo scarico. Quando interviene la valvola anti-shock, interviene quando mi trovo nella fase di stallo e in mezzo vado ad arrestare il motore, passo da orario a stop oppure da antorario a stop. Cosa succede? Succede che ovviamente la pressione che c'è all'interno del circuito deve da qualche parte sfogarsi. Ci sarà un picco e questo picco deve fare in modo che faccia meno danni possibili, come dicevamo prima. Quindi in questo caso interviene la valvola antishock e attraverso non può scaricare, quindi passa dalla valvola di regolazione della pressione e abbassa la nostra apertura e quindi ritorna di nuovo in circolo. Riaspirando l'olio presente in questo microcircuito, è vero che il motore girerà ancora per un po', ma la pressione non farà danni su nessun componente. È come se avessimo su un asse delle ascisse sulle ascisse il tempo e sulle ordinate la pressione. Per alcuni millisecondi avremo un picco della pressione che va in alto, ma poi siccome continua a girare, il motore continua a girare, la pressione va di nuovo ad abbassarsi, perché ovviamente l'olio in pressione non fa altro che trasformare l'energia della pressione in energia cinetica e quindi abbiamo salvaguardato il nostro impianto. Ma adesso passiamo direttamente sul nostro software per costruire circuitini e per poterli simulare. Ed eccoci nel software FluidSim a prendere i componenti, prendo la centralina oleodinamica, vado sugli attuatori, eccolo qua, motore idraulico, lo vado a ruotare, rotate 90 gradi, ok, lo mettiamo così. Adesso la valvola di distribuzione, una 4-3, e questa qua, centri chiusi, facciamo un po' di zoom che si vede meglio. Riceve la pressione, ovviamente se la valvola si trova nella condizione centrale, il fluido continua a girare attorno aspira dalla centralina e rientra alla centralina. Questo lo collego per la rotazione in senso orario e questo per la rotazione in senso antiorario. Adesso in mezzo ai due componenti, all'attuatore e alla valvola di distribuzione, dobbiamo mettere la nostra valvola anti-shock che io nella mia libreria non mi trovo, ma noi abbiamo visto che la valvola anti-shock o anti-urto è composta da due valvole che nella libreria ci sono. Andiamo a prenderle. Eccola qua. Una e due sono valvole regolatrici della pressione. Colesterolo ci pensiamo un'altra volta. Le vado a girare, metto il rotate 270 gradi, la mettiamo così. Anzi, siccome ce ne devono stare due, meglio, ok. Questa e questa qui ma lo stesso rotate 270 gradi, ma siccome devono essere incrociate non posso lasciare tutte e due con il verso
verso il ramo A, ma verso il ramo del lago di Como, quindi questa gli dico mirror orizzontalmente, e quindi me le trovo nella condizione di incrociata. Questa riceve la pressione da A e la manda in B. Questa riceve la pressione da B e l'uscita, se in sovrappressione, la manda sul ramo A per fare in modo che quando si trova in questa condizione il fluido non potendo scaricare continua a girare in questo senso, oppure se mi trovo in fase orario e blocco il mio motore in questa condizione continua a girare in questo senso. Bene, ma andiamo a vedere adesso come funziona. Facciamo così, allarghiamo tutto lo schermo e vado sulla opzione di simulazione perché altrimenti è talmente veloce che non vediamo niente. Invece di 1 la rallentiamo fino a 30 volte la sua velocità di simulazione. Vado a vedere l'impostazione della pressione, questa si apre a 50 bar e questa si apre dopo i 50 bar. Ok, questa qui la mia pompa opera a 60 bar, ma possiamo fare che sia a 100 bar. Facciamo aumentare il fluido, la portata, il doppio di quella che c'era scritto prima. Bene, andiamo a simulare. Connessione aperta, ecco, mi ero dimenticato che questo bisogna chiuderlo. Shut up, ok. Per far vedere la pressione mi sono dimenticato i manometri. Andiamo a prendere 2 manometri. Dove siete finiti? Per 6 manometri, adesso devo andare al negozio a prenderli. Eccolo qua. Un manometro lo mettiamo su questo ramo, sul ramo A, e questo sul ramo B, così possiamo controllare l'andamento della pressione durante la fase di rotazione e quando invece va in blocco. Lanciamo la simulazione. Ecco, vediamo che ovviamente qui c'è una sua pressione e sta ritornando il fluido, ritorna al serbatoio. Qui ovviamente non c'è pressione dopo la valvola perché ovviamente è bloccata. Vado a farlo ruotare in senso orario. Ecco, vedete, questa è la pressione in mandata. Questi sono il numero di giri del nostro motore. Adesso lui sta ruotando al massimo 580, anche se noi lo vediamo fermo. 2,26 è la pressione con cui va allo scarico. Possiamo vedere che qui non ci sono le frecce, qui non sono, quindi non sono interessate all'argomento quando vanno giù. Adesso lo facciamo andare dall'altra parte. Ovviamente la massima pressione adesso si trova di qua, stesso numero di giri e stesso discorso. Questo è il percorso del nostro olio che va allo scarico da T. Bene, cosa succede se adesso io vado mentre sta ruotando a 580 lo blocco? Notate che sta passando attraverso queste due valvole fino a quando non si va a fermare il motore e rimane una pressione nell'impianto di 5,24. Lo rifacciamo per vedere meglio. Adesso vado a bloccarlo. Ecco, vedete? Qui continua a girare fino a quando si ferma. Quindi abbiamo visto il funzionamento e l'utilizzo della nostra valvola. Se volessimo vederlo leggermente meglio, cosa posso fare? Simuliamo, facciamo 1,50. La pompa a un certo punto ci dice non mi fermo più. Lo lanciamo. Ecco, adesso ovviamente adesso lo blocchiamo, si vede meglio il nostro percorso fino a quando arriva, non ferma il nostro motore. Bene, grazie per la visione di questo video, spero che sia stato di vostro interesse. Se vi è piaciuto mettete un like, oppure se non siete ancora iscrivetevi al mio canale dove potete trovare moltissimi video non solo sull'olio dinamica, ma su molti altri argomenti. Buona continuazione, arrivederci al prossimo video.